Hai mai sentito parlare del Kybalion? Non è solo un libro, ma una vera chiave per aprire le porte del nostro potenziale nascosto. Questo testo ci offre una mappa per comprendere i segreti dell'universo attraverso i 7 principi ermetici, antiche leggi che governano ogni aspetto della realtà. In un mondo in continua evoluzione, con ritmi sempre più frenetici, il Kybalion si rivela incredibilmente attuale, unendo filosofia, scienza e spiritualità. Come possiamo applicare i suoi insegnamenti nella nostra vita quotidiana? Continua a seguire e scoprirai come queste conoscenze millenarie possono trasformare il tuo modo di vedere te stesso e il mondo. Pubblicato nel 1908 dai Misteriosi. 3 iniziati, il Kybalion si presenta come una sintesi degli antichi insegnamenti ermetici, ispirati alla figura leggendaria di Hermes Trismegisto, il mitico custode della saggezza universale. Il libro ci svela 7 principi fondamentali che governano ogni aspetto della realtà, offrendo a chi li comprende strumenti straordinari per trasformare la propria vita. Ma cosa rende il Kybalion così unico e speciale oggi? La sua forza risiede nella capacità di connettere concetti apparentemente distanti, come mente e materia, spirito e scienza. Attraverso il mentalismo, il ritmo, la polarità e gli altri principi ermetici, ci invita a riscoprire l'armonia profonda che pervade ogni cosa e a utilizzarla per vivere in sintonia con le leggi universali. Esploreremo il Kybalion non solo per approfondire i suoi principi, ma per una riflessione personale. Come possiamo applicare queste verità millenarie alla nostra quotidianità? Cosa possiamo imparare da una filosofia che combina la saggezza degli antichi con le intuizioni della scienza moderna? Che tu sia un appassionato di esoterismo o un curioso che si avvicina per la prima volta a questi argomenti, questo viaggio è pensato per te. Esploreremo passo dopo passo attraverso il significato di ciascun principio, rivelando come il Kybalion non sia solo un testo antico, ma una mappa per chiunque cerchi di comprendere i ritmi della vita, padroneggiare le proprie energie interiori e connettersi con il cosmo. Sei pronto a lasciare che questa antica saggezza risvegli qualcosa di profondo dentro di te? Fai un respiro profondo, apri la tua mente e preparati a vedere il mondo con occhi nuovi. In questo video approfondiremo i 7 principi ermetici, pietre miliari del pensiero esoterico, capaci di offrire una chiave di lettura straordinaria per comprendere il funzionamento dell'universo. Ogni principio è una lezione preziosa che, se applicata, può trasformare profondamente il nostro modo di vivere e percepire la realtà. Scopriamoli uno per uno. 1. Il mentalismo. Tutto è mente, l'universo è mentale. Il primo principio del Kybalion afferma che tutto ciò che esiste, dall'infinitamente grande all'infinitamente piccolo, è una manifestazione della mente universale. Questo concetto ci invita a vedere la realtà come il prodotto di una forza mentale che permea ogni cosa. La nostra mente, essendo parte di questa energia universale, ha il potere di influenzare ciò che ci circonda. L'idea che tutto è mente trova paralleli sorprendenti anche nella scienza moderna. La fisica quantistica, ad esempio, ci mostra che il ruolo dell'osservatore può influenzare il comportamento delle particelle subatomiche. È come se il nostro atto di osservare e pensare contribuisse a modellare il mondo che vediamo. Molti filosofi e mistici hanno discusso il potere della mente. Platone sosteneva che il mondo fisico fosse un'ombra delle idee pure, concetto che risuona con il mentalismo. Più tardi, personalità come Ralph Waldo Emerson, nel suo saggio Self-Reliance, incoraggiavano il potere del pensiero positivo, un'idea ermetica in linea con il principio del mentalismo. Tutto è mente.
l'universo è mentale. Questo principio, che sottolinea il potere della mente, risuona con i moderni concetti di legge dell'attrazione e manifestazione. Pensa a quante persone oggi utilizzano tecniche di visualizzazione per raggiungere i propri obiettivi o si affidano alla meditazione per migliorare la loro concentrazione. Immagina di affrontare una sfida personale. Cambiare il tuo modo di pensare può trasformare l'esperienza stessa. Visualizzare un risultato positivo, mantenendo un atteggiamento fiducioso, non solo influenza il tuo comportamento, ma sembra avere un impatto anche sugli eventi esterni. 2. La corrispondenza. Come in alto, così in basso, come in basso, così in alto. Ciò che accade nel macrocosmo universo si riflette nel microcosmo essere umano e viceversa. Questo principio ci invita a considerare l'interconnessione tra spirito, mente e materia. L'ermetismo sottolinea che tutto nell'universo è interconnesso. Questo si riflette anche nel nostro corpo, dove i cicli naturali si rispecchiano nei bioritmi e negli stati mentali. Il principio della corrispondenza è una chiave fondamentale per interpretare i misteri dell'esistenza, ponendo le basi per comprendere il rapporto tra microcosmo e macrocosmo. Leonardo da Vinci, con il suo famoso Uomo vitruviano, cercò di mostrare la corrispondenza tra il corpo umano e l'universo, una visione perfettamente in linea con il principio ermetico. Anche l'alchimia, spesso associata agli insegnamenti di Hermes Trismegisto, si basa su questo concetto, cercando di trasformare la materia grezza in oro come metafora della trasformazione spirituale. Se osserviamo schemi ricorrenti in natura, possiamo trarne insegnamenti per la nostra vita. Ad esempio, il ciclo delle stagioni ci insegna che tutto nella vita ha un tempo per crescere, un tempo per maturare e un tempo per riposare. Riconoscere questa corrispondenza può aiutarci a vivere in armonia con i ritmi universali. 3. La vibrazione. Nulla è fermo, tutto si muove, tutto vibra. Secondo il terzo principio, tutto nell'universo è in movimento costante, anche ciò che appare immobile. Ogni oggetto, pensiero o emozione ha una propria frequenza vibratoria e queste vibrazioni influenzano la nostra realtà. Questo principio si collega direttamente alla scienza moderna. La teoria delle stringhe, ad esempio, ipotizza che tutte le particelle fondamentali dell'universo siano vibrazioni di minuscoli filamenti di energia. In campo esoterico, le vibrazioni sono alla base delle pratiche di guarigione con il suono, come il canto dei mantra o l'utilizzo delle campane tibetane. Il principio della vibrazione ha trovato espressione nelle culture di tutto il mondo. I mistici indiani hanno da sempre riconosciuto il potere delle vibrazioni attraverso il suono sacro Om, considerato la frequenza primordiale dell'universo. Eleva le tue vibrazioni per migliorare il tuo benessere. Cambia ambiente, ascolta musica, medita o pratica gratitudine. Tutto ciò ti aiuta a sintonizzarti su frequenze più alte e a trasformare la tua esperienza quotidiana. Oggi pratiche come il Reiki, il sound healing e la terapia con cristalli si basano proprio su questa idea. Eleva le tue vibrazioni con pensieri positivi e circondati di energie che ti ispirano. 4. La polarità. Tutto è doppio. Ogni cosa possiede due poli. Ogni cosa ha il suo opposto. La polarità ci insegna che tutto nell'universo ha due aspetti opposti, ma interconnessi. Caldo e freddo, luce e ombra, amore e odio sono solo estremi dello stesso spettro. Questo principio ci ricorda che gli opposti non sono separati, ma gradazioni della stessa realtà. Per esempio, il calore e il freddo non sono due cose diverse, ma manifestazioni di una stessa scala termica. Carl Jung, il famoso psicologo,
ha esplorato il concetto di dualità nella psiche umana. La sua teoria dell'ombra, che rappresenta gli aspetti nascosti di noi stessi, è profondamente legata al principio di polarità. Accettare la polarità nella vita ci aiuta a trovare equilibrio. Se stai affrontando un periodo difficile, ricorda che il dolore può trasformarsi in gioia. Usare la polarità consapevolmente ti permette di spostarti da un estremo all'altro, trovando armonia e crescita. 5. Il ritmo. Ogni cosa ha il suo ritmo, tutto scorre dentro e fuori. Il quinto principio si riferisce al movimento ciclico che permea tutto: il giorno e la notte, le stagioni, i cicli della vita. Questo principio ci insegna ad accettare il cambiamento come parte inevitabile dell'esistenza. Riconoscere il ritmo della vita ci aiuta a fluire con gli alti e bassi, invece di resistervi. In astrologia, il principio del ritmo si riflette nei cicli planetari, che influenzano gli eventi sulla Terra e nella nostra vita personale. Utilizza il principio del ritmo per pianificare la tua vita. Lavora con intensità durante i periodi di energia alta e concediti il riposo nei momenti di bassa energia, seguendo il flusso naturale. Questo concetto è alla base delle moderne pratiche di mindfulness e time management consapevole. 6. La causa e l'effetto. Ogni causa ha il suo effetto. Ogni effetto ha la sua causa. Questo principio afferma che nulla accade per caso. Tutto è il risultato di una catena ininterrotta di cause ed effetti. Ogni azione che compiamo genera conseguenze, nel bene e nel male. Il principio è simile al concetto di karma nelle filosofie orientali. Ci invita a vivere consapevolmente, riconoscendo che ogni nostra scelta influisce sul nostro futuro. Assumi il controllo del tuo destino prendendo decisioni consapevoli. Sapere che le tue azioni hanno un impatto diretto ti motiverà a vivere con maggiore responsabilità e intenzione. 7. Il genere. Il genere è in ogni cosa. Ogni cosa ha i suoi principi maschili e femminili. Il settimo principio riguarda l'energia maschile e femminile presente in tutte le cose. Non si tratta solo di sessualità, ma di forze complementari, azione e ricettività, logica e intuizione. Nell'alchimia, il principio del genere è simboleggiato dal matrimonio tra sole maschile e luna femminile. Anche nella mitologia greca, il bilanciamento di queste energie era fondamentale per raggiungere l'armonia. Bilancia il maschile e il femminile dentro di te. Se tendi a essere troppo razionale, esplora la creatività e l'intuizione. Se sei spesso passivo, sviluppa la tua capacità di agire e manifestare. Nonostante la sua importanza per chi si interessa di esoterismo, misticismo e filosofia, il Kybalion è stato, in alcuni contesti, visto come un libro da bandire o censurare. Ma quali sono i motivi di questa ostilità? Perché un'opera che esplora i principi universali della vita e della realtà è stata considerata così controversa? La filosofia ermetica su cui si basa il Kybalion ha origini antiche, radicate nella cultura ellenistica e poi trasmesse attraverso il Rinascimento. Un periodo in cui l'ermetismo conobbe una rinascita grazie a pensatori come Marsilio Ficino e Pico della Mirandola. Tuttavia, nei secoli precedenti e successivi, la Chiesa cattolica ha spesso percepito l'ermetismo come una minaccia alla sua autorità. Il motivo principale era che la saggezza ermetica enfatizzava l'autonomia spirituale dell'individuo e la capacità di comprendere il divino attraverso la conoscenza personale, senza l'intermediazione di una struttura ecclesiastica. Questi insegnamenti erano in netto contrasto con la dottrina cristiana ortodossa, che poneva la salvezza esclusivamente nelle mani della Chiesa.
Durante il Medioevo e l'Inquisizione, molti testi considerati esoterici o ermetici furono banditi e bruciati, perché ritenuti eretici o persino diabolici. Anche se il Kybalion è stato scritto molto più tardi, la sua associazione con l'ermetismo lo pone sotto l'ombra di queste accuse storiche. Nel XX secolo, quando il Kybalion fu pubblicato, il mondo stava affrontando un cambiamento significativo. La scienza positivista era ormai predominante e ogni forma di pensiero alternativo o spirituale rischiava di essere relegata a superstizione. In molte nazioni con regimi totalitari, come la Germania nazista o l'Unione Sovietica, la filosofia ermetica e altri testi spirituali furono considerati potenzialmente sovversivi. La censura di libri come il Kybalion derivava dal fatto che essi incoraggiavano il libero pensiero, la riflessione individuale e il superamento delle strutture di potere esterne, che erano viste come incompatibili con i regimi autoritari. L'idea che l'universo potesse essere compreso attraverso principi universali come la mentalità creatrice o la legge di polarità sfidava le narrative ideologiche dominanti. In molte società, soprattutto in epoche di forte controllo ideologico o religioso, il Kybalion è stato guardato con sospetto per il suo contenuto occulto. Il termine occulto è spesso frainteso come sinonimo di qualcosa di pericoloso o malvagio, ma in realtà si riferisce a ciò che è nascosto o riservato ai pochi che desiderano approfondire certi temi. Questo significato è in linea con lo spirito del Kybalion, che è stato volutamente scritto in modo che solo chi ha una mente aperta potesse coglierne i messaggi. In alcuni contesti religiosi conservatori, il Kybalion e la filosofia ermetica sono stati banditi o criticati perché promuovevano idee considerate non ortodosse. La nozione che l'universo è mentale, ad esempio, metteva in discussione l'immagine di un Dio trascendente e separato dal mondo, suggerendo invece che il divino è immanente e accessibile attraverso la mente umana. Inoltre, i concetti di vibrazione, polarità e ritmo sfidavano le visioni più dogmatiche della creazione e della realtà, rendendo il Kybalion un testo scomodo. Un altro motivo per cui il Kybalion è stato percepito come pericoloso in alcuni contesti è la sua capacità di liberare le persone dalle catene dell'ignoranza e del conformismo. I 7 principi ermetici promuovono una visione del mondo in cui l'individuo ha il potere di trasformare la propria realtà, un'idea profondamente rivoluzionaria in contesti in cui il controllo ideologico è una priorità. Ecco alcuni esempi di come i principi del Kybalion possano essere stati considerati destabilizzanti. Il principio del mentalismo. Tutto è mente. L'universo è mentale. Questo principio pone l'enfasi sulla mente umana come creatrice della realtà. Nei regimi autoritari, il controllo del pensiero è fondamentale. Un concetto come questo potrebbe spingere le persone a ribellarsi contro l'autorità esterna. Il principio di causa ed effetto. Ogni azione genera una reazione. Questo principio suggerisce che non esistono coincidenze e che ogni individuo è responsabile della propria realtà. L'idea di responsabilità individuale può essere vista come una minaccia dai sistemi che si basano sull'obbedienza cieca. Il principio del ritmo e della polarità. Questi principi insegnano che la vita è ciclica e che ogni aspetto della realtà ha il suo opposto. Per chi controlla la narrazione dominante, questi concetti potrebbero minare il senso di certezza o dogma assoluto che tali sistemi cercano di imporre. Nonostante la censura in alcuni contesti, il Kybalion ha influenzato molti pensatori moderni e spiritualisti. Alcuni studiosi, come Manly Palmer Hall, autore del celebre The Secret Teachings of All Ages,
hanno lodato il Kybalion come uno dei testi fondamentali della tradizione esoterica. Anche figure come Carl Jung, il celebre psicanalista, hanno mostrato interesse per l'ermetismo e le sue connessioni con l'inconscio collettivo e i processi archetipici. Nel mondo moderno, l'interesse per il Kybalion si è rinnovato grazie alla diffusione di movimenti New Age e di autori che cercano di integrare la spiritualità con la scienza. Tuttavia, è ancora considerato pericoloso o scomodo da alcune correnti religiose e ideologiche che vedono nella spiritualità individuale una minaccia al controllo delle masse. Oggi, il Kybalion non è più esplicitamente bandito nella maggior parte dei paesi, ma continua a suscitare controversie. Molti sistemi educativi non lo trattano, relegandolo a un testo di nicchia e ignorandone il valore filosofico e pratico. La sua associazione con l'occultismo lo rende ancora oggi un argomento delicato in alcuni ambienti religiosi o accademici. Tuttavia, nel XXI secolo sempre più persone cercano risposte spirituali che vadano oltre le religioni tradizionali. Questo ha portato a un rinnovato interesse per il Kybalion e i suoi insegnamenti. In un mondo sempre più dominato da stress e disconnessione, i 7 principi ermetici offrono una guida per comprendere meglio se stessi e il funzionamento dell'universo. In sintesi, il Kybalion è stato visto come pericoloso perché offre strumenti di autonomia spirituale e mentale, incoraggia il libero pensiero e sfida le strutture di potere e controllo. Che si tratti di motivi religiosi, ideologici o culturali, la sua filosofia ha spesso incontrato resistenze in epoche in cui il controllo delle idee era prioritario. Oggi, però, il Kybalion è una risorsa preziosa per chi cerca di esplorare i misteri dell'universo e del proprio essere. I 7 principi ermetici ci offrono una mappa straordinaria per comprendere noi stessi e l'universo. I 7 principi per una vita straordinaria in chiave attuale recitano: il mentalismo. Ogni grande cambiamento parte da un cambiamento di mentalità. Vuoi migliorare la tua vita? Inizia a osservare i tuoi pensieri. Stanno costruendo la realtà che desideri o limitandoti? La corrispondenza. Come possiamo applicare? Come in alto, così in basso oggi. Pensiamo al legame tra salute mentale e fisica. Prendendoci cura di uno, miglioriamo anche l'altro. La vibrazione. Eleva le tue frequenze quotidiane attraverso abitudini positive. Gratitudine, esercizio fisico, musica che ti ispira. La polarità. Affronta gli opposti come opportunità di crescita. Trasforma i momenti di difficoltà in insegnamenti preziosi, ricordando che ogni ombra ha la sua luce. Il ritmo. Smetti di combattere i cicli naturali della vita. Lavora con essi, pianificando il tuo tempo con consapevolezza e accettando che ogni fase ha il suo significato. Causa ed effetto. Sei il creatore del tuo destino. Ogni azione, anche la più piccola, genera conseguenze. Scegli consapevolmente. Il genere. Riconosci e bilancia le energie maschili azione, logica e femminili intuizione, creatività dentro di te per creare armonia. Questi principi non sono solo teorie astratte, sono strumenti pratici per vivere in sintonia con le leggi dell'universo. Applicarli ci aiuterà a superare le difficoltà con maggiore resilienza, comprendere noi stessi e gli altri a un livello più profondo, creare una realtà che rifletta i nostri sogni e desideri più autentici. Non è forse questo che tutti cerchiamo? Il Kybalion evidenzia che abbiamo già tutto ciò di cui abbiamo bisogno per vivere una vita straordinaria. Concludiamo con una citazione ispiratrice dal Kybalion stesso.
Il possesso della conoscenza, senza la capacità di applicarla con saggezza, è peggiore della totale ignoranza. E tu, che ne pensi? Vogliamo sapere la tua opinione. Conoscevi già il Kybalion? Quale principio ti ispira di più? Lo ritieni ancora rilevante oggi? Scrivi nei commenti le tue riflessioni. Siamo curiosi di sapere come queste antiche conoscenze possono influenzare la tua vita quotidiana. Se ti è piaciuto questo viaggio nel mondo del Kybalion, iscriviti al nostro canale e unisciti a noi per esplorare altri temi di saggezza antica e crescita personale. Ricorda, ogni grande trasformazione parte da una domanda. Sei pronto a risvegliare il tuo potenziale infinito? La ricerca della verità non ha fine. Continua a esplorare, continua a crescere. A presto, viaggiatore dell'anima.